Welcome, welcome, ciao Donato. Ciao tesoro, buonasera anzi a tutti. Buondì, 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 buondì. Buonasera, E buona onda del cane. buona onda. Allora, condivido un attimo, tesoro. Anch'io, anch'io. Allora, oh mamma mia che svarione. Mi sembra di essere sull'autovolante. Ecco qua. Condividiamo. Voilà. Togliamo la suoneria. Ciao Angie, ciao Lauretta. Ciao. Com'è andata l'onda, tesoro? Stavolta sono io a interrogarti. Vabbè, è sempre bene, la terra lo sai perfettamente Com'è che io ho andata? Beh, la sì, terra intonante, quindi sì, sì, gioco sempre in casa, no? parte della tua casa. Eh sì. Poi ci siamo Fanno parte di trasformati. adoro le terre, adoro Poi le ci terre. siamo trasformati, abbiamo anche fatto un bel shift Sì, noi. Esther, noi registreremo e dopo lo troverai online e lo troverai anche nel nostro canale YouTube. Quindi dopo lo caricherò lì. Ciao Anna, Ciao. ciao Laura. Allora, benvenuti, benvenuti. Siamo entrati, abbiamo fatto il salto nell'amore. Quindi siate pronti per questo. Anna dice è andata, però aspettiamo qualcosa di meglio. Ciao Ross. Quindi questa onda del cane è assolutamente compassionevole, è l'amore incondizionato, quindi è un'onda molto 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 importante. Ciao Paola, è un'onda molto importante perché in questo momento, dopo tutto quello che il lavoro che abbiamo fatto nelle settimane scorse, con l'onda della terra e tutto quello che abbiamo passato, adesso ci chiedono di portare il nostro cuore nelle nostre mani, assolutamente in primo piano. Quindi comunque stare assolutamente in quell'amore. E so che è molto difficile perché fidarsi dell'amore siete sempre molto resti a fidarvi dell'amore, però è un grande passaggio questo. Io, beh, appartengo alla mia famiglia ovviamente, ho fatto un anno di cane bianco lunare, pure lunare in sfida ovviamente, ed è stato un grande anno, dire grazie, grazie, grazie. Intanto questa è l'onda della mia amata Hollin, l'onda di nascita, Giusto, quindi assolutamente. auguri, auguri, e ci sarà il suo complekin in questa Giorno 3. onda. Giorno 3. Esattamente, l'elettrico, l'umano elettrico, e quindi buona onda, Dada, porta fuori tutto l'amore, ma tu sei amore, quindi potrai assolutamente insegnarci come si ama. Umano. Umano amore. Umano, certo che Una porta bella l'amore storia. sulla terra, no? Sì. Cosa ci racconti di questa onda? Ti sei divertito come un matto in questa onda? Nella onda scorsa? Ah sì, è No, in stato questa. Sì, in quella che abbiamo finito a terra. quella scorsa, esatto, finita ieri. Ah, è stato come andare su un autovolante, proprio ogni giorno c'erano delle strane cose che si Sì, beh, c'erano delle presentavano. sincronie Sì, assolutamente degli meravigliose, no? incastri Sì, magici sì, pazzeschi sì, sì, e cose che quindi succedevano, proprio sincronie molto, molto, molto vero, importanti. anche a me. Non so a voi, comunque è stato Sì, bello sì, perché direi un po' a tutti. C'erano movimentato, proprio degli incastri. Certo, ma la Terra chiede di movimento, stare belli attenti, di muoversi, no? flexible, Quindi benvenuti, benvenuti, e come sempre, e quindi io inizierei
prima di tutto con l'affermazione del Kin 170 di oggi, che è il cane bianco magnetico. Iniziamo a entrare nell'energia del cane bianco. Credo che già avrete sentito da stamattina un'energia diversa e vediamo di poterci tuffare. Io unifico per amare, attraendo la fedeltà, sigillo il processo del cuore con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Quindi vedete, io unifico per amare, quindi questa onda sarà proprio un amare noi stessi e stare proprio in quel canale dell'amore e lasciare andare un po' tutto quello che gira intorno e lasciarvi possedere dall'amore, mi viene da dirvi. Quindi spero di potervi accompagnare in questo passaggio dell'onda e farvi sentire tutto quello che questo cane bianco vuole portare nella nostra vita, vuole farci vedere. Quindi rimaniamo centrati e vediamo che cosa ci mostra. Allora iniziamo a vedere questi 13 giorni con i miei meravigliosi oracoli cosa dicono. Angela. So cosa vuoi dire. Vai tranquilla. Allora, questa onda sarà molto importante perché vi chiederà di portare equilibrio e vi farà delle prove, delle iniziazioni. Quindi dovete assolutamente fidare e dovete lasciare andare tutto. Dovete proprio affidarvi totalmente all'universo, mi affido totalmente, mi lascio possedere e non cerco di manifestare o manipolare nulla. Come se voi in questa onda del cane dovesse portare ordine nella vostra vita, perché scappate dall'amore, perché non volete starci dentro, e invece in questo momento è come se l'amore vi chiede proprio di mollare tutto e di lasciare andare tutto. Quindi sarà sicuramente 13 giorni molto importanti scusatemi, per tutti voi. Che stai facendo? Si sente, si sente un trattore, No, sono in trepida attesa e in super attenzione. Ah, ok, bene. Allora, l'onda del cane parte oggi con una visione assolutamente aperta di ciò che volete portare nella vostra vita. Come se oggi voi incominciate ad armare un piano, incominciate a vedere esattamente che cosa volete manifestare, però per arrivarci ci saranno cose da lasciare andare e per arrivarci ci saranno invece cose da portare invece dentro le vostre vite. Quindi ci sono cose che vanno lasciate. Non potete tenere tutto. Lo so, Anna Ros, che ti piace quando dico lasciatevi possedere dall'amore. Cioè, dovete proprio, ci sono cose che non vi servono più, che tenete lì soltanto perché siete legati a ricordi che ricordi non servono più. Qui in questo momento dovete assolutamente tagliarli. Quindi quello che dovete andare, voi andrete per manifestare in questa onda un
un piano che avete armato, che avete davanti a voi, ok? Ma questo piano va assolutamente snellito, mi viene da dire, snellito, non pesante, non dovete tenere tutta quella roba che tenete, buttate via, lasciate andare persone, lasciate andare situazioni, rendetevi liberi, rendetevi leggeri, ok? Questa onda vi mostrerà comunque nuove strade che si apriranno e che inizieranno a mostrarsi. E vi troverete a un certo punto che sarete veramente al centro e avrete tutto a disposizione, quella grande libreria dove voi avete tutte le vostre conoscenze. E che cosa succede? Che questa onda dimostrerà l'amore, dimostrerà veramente che cosa è l'amore, che non è manipolazione, non è nulla, è semplicemente un grande rispetto per gli altri e lasciarli liberi di essere, non tenerli legati a voi, lasciateli liberi e quando torneranno da voi sarà la cosa più bella del mondo. Quindi amatevi anche voi, rendetevi libere di poter essere chi siete, è veramente molto importante. E questa onda, proprio dopo che vi siete riconosciuti con l'amore, vi chiede chi sei tu, che cosa vuoi. Vi dovete riconoscere, dovete assolutamente riconoscere voi stessi. Questa è la cosa più importante. E questa onda, dopo questo amore che arriva e che ti chiede di lasciare andare tutto e di perdonare e rispettare l'altro per quello che è, non potete volerlo sotto i vostri piedi, perché allora siete manipolatori del diavolo. No, lasciatelo libero, lasciateli liberi. Anche voi rendetevi liberi di poter fare quello che volete fare. Smettete di stare in questa dinamica e riconoscete chi siete. Allora a quel punto potete manifestare nel mondo le cose che volete fare, che siano cose di lavoro e le manifesterete perché le manifesterete? Perché le sentirete profondamente. E dovete imparare a uscire allo scoperto. Quindi smettete di rimanere nascosti, smettete di rimanere con delle maschere, quindi le maschere out. Toglietevi le maschere, perché questa onda dell'amore, il cane bianco, vuole vedere il vostro vero volto, vuole vedere veramente chi siete. Non importa nulla, ok? Quindi dovete sempre stare nell'essenza, quindi smettete di rimanere con questi piccoli giochetti, no, basta, i giochetti non ci sono più in questa onda. Questa onda bisogna andare dritti, diretti con l'amore e avere fede in quell'amore. E io non ho paura di quell'amore. Ciao Maria Teresa, perché cosa succede? Che nel momento in cui voi vi togliete le maschere dovete destrutturare qualcosa che avete portato nella vostra vita, che non è in balance, che non è in armonia. Quindi bisogna mettere giù bene quelle basi affinché quell'amore possa bene interrarsi sotto e possa salire. A quel punto voi potete fare tutto quello che volete, capite? A quel punto, quando avete portato bene quelle basi, avete distrutto ehm, per ricostruire, a quel punto la vostra strada inizia ad andare veramente diretta. E vi potete fermare dentro voi stessi e potete lasciare con quel vostro cuore grande, che so che tutti avete un cuore meraviglioso, possa trasmettere da quel cristallo meraviglioso in tutto il pianeta. Diamoci la possibilità di manifestare e di poter comunicare da quel cuore, senza dover avere paura che gli altri ci tengano prigionieri, cose. No, state in quello. Allora c'è una strada. Quando vi fermate e lasciate che il vostro cuore vi comunichi che cosa deve fare, allora sì, c'è una strada che si apre. Ed è una strada assolutamente consona con voi, con chi siete, ok?
E che cosa trovate in quella strada? Trovate il vostro sogno, quello che voi volete fare veramente. E che cosa vi chiede quel sogno per poter essere manifestato? Vi chiede di lasciare andare completamente tutto il passato. Vi chiede di tagliare tutte quelle corde che vi siete portati dietro, che non sono più per voi, che voi dovete fare altre cose. Non dovete avere paura, quindi nessuna paura. Io mi fido del mio cuore, mi fido del mio cuore e posso manifestare quest'amore nel mondo. Ciao Claudia, posso manifestare nel mondo quell'amore senza avere paura che qualcuno mi ferisca. Che cosa diceva prima? Io unifico per amare, attraendo la fedeltà, sigillo il processo del cuore. Quindi fidatevi di quel cuore, lo state massacrando col cuore. Ciao Filomena, lo state massacrando col cuore, fidatevi di quel cuore, lasciatevi guidare da quell'amore, non sbaglierete mai, perché se voi sentite il vostro cuore qua, qui, qui, voi sapete benissimo dove dovete andare. Non c'è nessuno sbaglio, però il vostro cuore vi parla da qui, ok? Quindi lasciatelo respirare, lasciatelo libero col cuore di manifestarsi così com'è e di scegliere, veramente di scegliervi e di scegliere tramite l'amore. L'amore non vuole dire l'amore di coppia, questo è un amore incondizionato, è grandissimo, però io mi rendo libera di essere chi sono, perché voglio amare, voglio sentire quell'amore. E quando state in quel cage, in quella scatolina dell'amore, voi sentite tantissimo, cioè è come se ci fosse qualcosa che pulsa, quindi lasciatevi pulsare quel cuore, fidatevi di quel cuore, fidatevi di quel cuore. Mm? Quindi lasciate andare il passato perché? Perché nel 13° giorno c'è una chiamata verso qualcos'altro. È come se il sole di Sirio scendesse e iniziasse a illuminare tramite il vostro cuore e vi indica la strada. Non è più quella di prima, voi siete cambiati e potete agire diversamente. Quindi lasciatevi possedere dall'amore. L'amore lo potete portare in tutto, nel vostro lavoro, nella vostra vita, nella vostra famiglia, con il vostro amore. E lasciatevi liberi, lasciamoci liberi di scegliere tramite l'amore dove volere stare. Io sto dove c'è l'amore. Bene, adesso vediamo gli aiuti. Grazie. Vediamo gli aiuti. Allora, vediamo chi ci aiuta in questo percorso del cane bianco, di questo super love. L'Angela dice piango, adesso piango. Bene Angela, piangi. Guardate dove? Silenzio, fate silenzio dentro di voi. Se volete ritrovare quell'amore, fate silenzio. Ricordatevi che per l'amore non servono parole, non servono. Basta guardarsi negli occhi. E guardandosi negli occhi, tutto è. Ricordatevi. Le parole non servono a niente. Troppe parole, troppe cose, si parla troppo, si parla troppo. Vediamo con le mie amate e guardate un po'. Infatti che cosa c'è? C'è Tot, vedete? Le mie carte egizie ed è proprio l'illuminazione della comunicazione. Quindi allora, là, come vi dicevo, la comunicazione può esistere ma senza dover parlare tanto. Tenetevi le mani,
e guardatevi negli occhi. Se tolgo gli occhiali, però mi guardate negli occhi. Guardatemi negli occhi. Basta, non c'è bisogno di nient'altro. Tutto è, ricordatevi. Grazie, adesso vi voglio leggere il poema del cane bianco. Io sono il compassionevole, codificato dal cane bianco. 10 è il mio numero completo. Io sono colui che conforta senza età. Il leale, l'amore è la mia legge. Saggio, io sono sulla via della conoscenza empatica. Delle mie 2 mani di luce, io irradio la buona volontà a tutti gli esseri in tutti i regni. Io alzo la mano destra, palmo aperto e libero, nessun segreto in me. In assenza della paura non c'è niente da nascondere. Tutto cuore, pazienza e gentilezza. Questa è la più profonda, onnipervadente saggezza universale. Nulla esiste che non sia un'espressione di tutto quest'amore onnicomprensivo, perché l'amore è il potere manifesto della compassione. Conoscere me è ricordare che l'amore è la luce che tiene insieme il sognare. Capite? Che meraviglia. Quindi state assolutamente nel canale dell'amore, non abbiate paura, non nascondetevi, non scappate, state nel canale dell'amore. E quando siete nel canale dell'amore, voi saprete che cosa tenere nella vostra vita, che cosa lasciare andare, che cosa non vi serve più. Perché ricordatevi che una parola gentile, se non urliamo, veniamo molto più ascoltati. Quindi ricordatevi, comunicate con gentilezza, comunicate dal vostro cuore, non abbiate paura di difendervi che se voi dovete urlare perché sennò quello dopo mi prende in giro. No, perché io sono l'amore, io faccio parte dell'amore universale e tutti noi siamo uniti in un grande amore universale. Grazie, vi amo sempre, lo sapete che vi amo, vi do tanti baci e passo la parola al mio Child Moon Ciao, amore, per parlare dello Solti Maya. Grazie a te. Grazie, meraviglioso, guarda, è incredibile sempre come sei veramente precisamente certosina, sincronica, perché sono venute queste carte che parlano proprio del silenzio, della comunicazione, che non è altro che quell'arrivo dell'onda che troviamo nel vento, il vento bianco, che poi adesso ci arriveremo, ve ne parlerò, però è stato bellissimo proprio, veramente. Grazie. Molto molto emozionante, bello, grazie. Allora, iniziamo. Per un child. Sì, grazie a te. Siamo entrati nell'onda appunto numero 14, che come ogni numero di onda che sono tutte, diciamo dalla 1 alla 20, come tutti i glifi, richiamano poi delle energie anche di un secondo kin, di un secondo glifo, che in questo caso è il mago, sempre dello stesso colore. Quindi il colore bianco che richiama la nostra attenzione a un raffinamento, quindi una pulizia interiore molto sottile che andremo a fare. E come già vi ha accennato Shams, si parla di tematiche abbastanza difficoltose per noi esseri umani, perché tutto ciò che è amore, compassione, umiltà, gentilezza, amore incondizionato, che è abbastanza difficile appunto da comprendere per noi, diciamo in questa parte della galassia è molto difficile da sperimentare, da lasciare entrare questo tipo di energia. Infatti si dice che si sperimenti e si completi dalla quinta dimensione in su, quindi è un percorso molto molto arduo per noi.
però ci metteremo tutti noi stessi e sono sicuro che un bell'assaggio di tutto quello che è poi il concetto che ha spiegato benissimo Shams con la sua canalizzazione è assolutamente utile. In pratica, durante questa onda avremo questa, questa possibilità di, questa ricerca, diciamo, di trovare questo canale che connetta di nuovo l'apertura del nostro cuore a, diciamo, ai canali sensoriali che poi divengono appunto la comunicazione dello spirito, dello spirito alto, e si trasforma quindi in verbo. Quindi anche infatti Charles parlava di silenzio, il silenzio e quindi comunicare solamente attraverso lo spirito e gli occhi, quindi l'energia che emaniamo e quindi tutti questi sensi molto alti cercheranno di essere risvegliati. Tutto questo appunto avviene solamente se ci affidiamo totalmente a noi stessi e all'ascolto profondo di quello che noi tratteniamo e custodiamo molto gelosamente, a volte anche crudelmente dentro il nostro cuore, e quindi ci vuole molta, molta devozione, molta pazienza, molta cura, molta delicatezza per andare ad aprire piano piano, a schiudere quelle parti delicate che altrimenti rimangono intrappolate in una, sì, in una prigione, in una gabbia. E solo così dopo appunto possiamo fungere da aiuto, da soccorso poi in esterno, cosa che i tipi cane conoscono molto bene, perché il tipo cane diciamo che è molto nell'accudire, nell'accudimento, è molto nel prendersi cura, nel un po' anche sottomettersi a volte, e questo non va bene. Come Shams diceva prima, la manipolazione è anch'essa un'arma, anche se viene dall'amore. Bisogna stare molto attenti, perché l'amore è anch'essa anzi, secondo me, è l'arma più potente che esiste, e quindi anche difficilmente, come dire, gestibile. Ecco, bisogna stare molto molto attenti per non cadere facilmente poi in dipendenze, manipolazioni, ehm, approfittarsi, insomma, opportunismi, queste cose qui. Fra l'altro c'è, e ho scovato questo bellissimo detto antichissimo che viene proprio dalla cultura mesoamericana e che recita così: nella prossima vita noi, cioè l'essere umano, verrà trattato alla stregua, cioè allo stesso modo in cui abbiamo trattato il nostro cane. È bellissima secondo me, e volevo dirvela perché è di grandissimo insegnamento secondo me. E poi niente, passiamo nell'analizzare un po' appunto questa, questa meravigliosa, questa magnifica firma galattica che vede appunto l'accompagnamento come segno, diciamo, energia analoga alla la luna rossa, che è anch'essa governata da Mercurio, quindi vedete anche qui si parla di comunicazione, però una comunicazione molto molto delicata, molto sensibile, che trasmette un'energia femminile molto, molto profonda, e che aiuta a purificare l'emozionale molto, molto nel profondo, non a caso è di aiuto al cane, guidato poi ovviamente sempre da se stesso, dal cane, e sfidato e rafforzato dal sole, che anche qui è molto particolare, perché in comunione, diciamo in comune al cane, ha questo grandissimo sostentamento, questa grandissima diciamo cura e vita, che sostentamento che dona incondizionatamente. Ma il sole cosa fa? Al contrario del cane, insegna e proietta tutto questa diciamo illuminazione, e portare allo scoperto, come diceva prima Shams, per pulire quel cristallo
che è il nostro cuore, bisogna andare a portare la luce prima, bisogna andare veramente a scrutare nel profondo, perché il Sole è governato da Plutone, e Plutone cosa fa? Scava e comunque si addentra in queste zone di ombra nel nostro cuore per far sì che appunto questo amore possa sgorgare senza ostruzioni, incondizionatamente, e possa essere appunto sentito sinceramente, senza nessuna opposizione da parte della nostra mente, e quindi, come dicevo prima, connesso in alto al nostro spirito, insomma, quello che il nostro spirito ci guida a fare, ecco. Poi dopo abbiamo nell'occulto la scimmia, e quindi la scimmia ovviamente cosmica, e quindi qui cosa ci dice? Ci insegna la scimmia, ci dice che quel lato in ombra che è nascosto del cane chiede di non essere, diciamo, preso troppo sul serio, quindi nel non appesantire il discorso manipolatorio dell'amore, e quindi illudere ed eludere, e quindi diventare un po' anche zimbello ed essere, come dire, uno strumento anche appunto di cui ci si possa approfittare. Bisogna assolutamente essere leggeri e cercare di stare nel gioco e nello scherzo, appunto, nella misura in cui appunto ci permette di salvaguardare la nostra persona, e quindi eludere e scherzare con il padrone, ma non essere troppo cozza, ecco. Insomma, come sono un po' i cani, che poverini hanno questo amore talmente infinito che non, a volte confondono il confine appunto fra il donare e il ricevere anche amore, quindi cioè anche se appunto non veniamo trattati alla stessa maniera, loro donano amore comunque, ecco, è questo che la scimmia ci vuole insegnare, e questo lato nascosto deve assolutamente essere di insegnamento. Infatti poi cosa troviamo? Nel giorno 2, nel lunare, nel tono lunare, non a caso della sfida, troviamo proprio la scimmia che ci dice appunto stai a quel gioco, stai al gioco, perché altrimenti la magia, appunto, quindi l'insegnamento non si può manifestare, e quindi non si può svelare la trama che si nasconde sotto appunto quel dare e quel ricevere amore in maniera così totale, ecco. Quindi c'è da veramente essere molto 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 leggeri, stare leggeri. Poi dopo abbiamo l'umano elettrico, il giorno 3, e qua faccio gli auguri alla Hollin, che è il suo complechin. Buon complechin, tesoro, non so se ci sei, se no ci riguarderai. L'umano elettrico è proprio, secondo me, è proprio il faccio che vuoi, telemita, quindi ha in mano veramente, cioè vuole ricordarci che abbiamo questo grandissimo potere, ma anche questa grandissima responsabilità, e quindi dobbiamo capire che i ruoli a una certa si invertono, si devono invertire. Quindi ciò che noi doniamo dobbiamo anche saperlo ricevere, e questo è una lezione molto difficile per chi, diciamo, interpreta l'amore in un certo modo, che può cascare appunto in manipolazione. Quindi dare e ricevere, trovare questo grandissimo equilibrio per fare quindi le scelte in maniera ponderata nell'umano, che ha questo grandissimo potere di libero arbitrio, e quindi non confondere appunto il Salvatore con colui che, diciamo, accudisce in maniera incondizionata, perché appunto c'è una grandissima responsabilità anche e soprattutto verso se stessi e le proprie scelte, che comunque devono essere portate sempre in equilibrio in avanti. Quindi molta attenzione. Poi abbiamo il tono 4, che è il viandante autoesistente, che ci insegna appunto a renderci consci che possiamo creare
il nostro percorso esplorativo, mantenendo appunto un centro e potendo uscire allo scoperto di noi stessi, per conoscerci di più e ritrovare appunto attraverso il cuore all'esterno ciò di cui noi abbiamo bisogno per progredire e per aprire sempre di più noi stessi e il nostro cuore. Poi abbiamo il mago, il tono 5, mago intonante, e dopo aver appunto creato questo spazio di ricerca, diciamo in esterno con il mago, possiamo invece potenziarlo e radiarlo per un viaggio interiore che ci fa, proprio ci permette di spostare la lancetta, la nostra lancetta, del nostro battito, del nostro cuore, come noi lo desideriamo e come noi diciamo creiamo, ehm, ehm, e vogliamo, cioè sentiamo giusto creare per noi, quindi lo immaginiamo così come poi lo dobbiamo anche creare. Poi abbiamo l'aquila, tono 6, ritmica, che ci fa ampliare la visione, ci allarga e ci spiana con la giusta delicatezza il panorama esterno, diciamo anche qui esplorativo, ma sempre molto delicato, per riportare in unione appunto ciò che è in alto così come è in basso. Poi dopo entriamo nel centro del cuore dell'onda, che è appunto il guerriero. Il guerriero, che è il cuore proprio del pulsante dell'onda, quindi è proprio un guerriero di tipo molto spirituale. E il guerriero ci fa sentire pronti per avere trovato quella forza, quel coraggio per amarci e credere in ciò che per noi è importante, a discapito appunto del nostro ego. Sto parlando proprio di qualcosa di molto profondo. Il mago, scusate, il guerriero agisce dal cuore in difesa e utilizza la più potente arma che l'essere umano ha, che è il nostro cuore, che è l'amore, e quindi con questo combatte e diciamo annienta la paura di proseguire lungo il suo percorso. Poi abbiamo la Terra galattica, che abbiamo appena passato, e questo contatto così ravvicinato, così profondo con il pianeta, che ci accoglie, con la Terra, con il pianeta Terra e tutti i suoi strumenti che ci ha aiutato a risvegliare, quindi parlo di appunto la sincronicità e di tutti questi segreti che erano celati, che sono, diciamo, sono venuti fuori attraverso questa onda. Abbiamo qui la possibilità di utilizzarli come strumenti e abbiamo imparato appunto di poter stare in questo ciclo naturale del tempo, procedendo appunto in maniera spedita, in armonia con il pianeta e con tutti gli esseri. Dopo abbiamo lo specchio solare, e qui realizziamo che attraverso appunto la meditazione profonda nel riflesso proprio di noi stessi, grazie attraverso gli altri, possiamo diciamo portare l'attenzione a ritrovare un'armonia che attraverso questi pezzi mancanti di noi stessi negli altri servono a ristrutturare e a farci proprio forza nell'accettazione totale di noi stessi, amandoci sempre di più, rispecchiandoci appunto negli altri. Quindi è una grandissima opportunità. In questo specchio solare verranno proprio a galla tante parti di noi attraverso gli altri, e quindi dobbiamo assolutamente amarci e amare poi gli altri, perché sono parti di noi. Dopo abbiamo la tempesta, il tono 10, planetaria, che ci aiuta a spazzare via e a ripulire tutto ciò che nel campo, diciamo appunto
energetico del cuore ha bisogno di essere lasciato andare, ha bisogno di essere pulito e quindi tenere solamente ciò che può essere rigenerato e trasformato per creare una nuova energia che appunto da questo nucleo che è il cuore può farci restare fedeli a noi stessi e quindi potenziarci sempre di più. Dopo abbiamo il Sole, infatti, poi spettrale, e qui c'è la seconda grande sfida. E il Sole, appunto, come dicevo, che non è altro che un po', diciamo, chiamiamola l'antitesi del cane, comunque è il canale che serve a riunificare, a ricompattare, portando quella luce, quell'informazione e rispianando appunto questo confine che l'umano a volte confonde troppo come amore, quindi fra il dare e il ricevere. Proprio questo concetto deve essere veramente portato in maniera sana, ecco. Non possiamo diciamo donare e irradiare noi stessi verso, diciamo, un aiuto esterno se prima non lo abbiamo fatto autoilluminandoci e quindi schiarendo e comprendendo l'amore che abbiamo dentro e quindi l'amore che, diciamo, trasmettiamo ed è rivolto prima di tutto verso noi stessi, appunto. Poi abbiamo il drago cristallo. Il drago cristallo è, figuriamoci, se il drago normalmente è la mamma e la madre di tutti, qua nel tono cristallo, che è veramente il tono più sacro, più spirituale di tutti e 13 toni, altro che madre, diciamo, qua è una forza proprio che si libera, che si svela, è proprio il mistero dell'amore che viene a noi per poter essere di servizio proprio sacro verso gli altri, verso il prossimo. Quindi è un'energia grandissima questa del drago cristallo, meravigliosa. Poi abbiamo il vento finale cosmico, che appunto è la fine del viaggio, quindi la connessione fra, come dicevo prima, il cuore e la comunicazione dello spirito che appunto vuole filtrare attraverso il respiro, riesce a trovare la sua strada, riesce a esprimersi in limpidezza, riesce a trovare l'autentica umiltà proprio di espressione e di creatività, come diceva prima, meravigliosa frase che ha detto Shams con queste carte di aiuto. Non serve il verbo assolutamente, perché quando si è puri di cuore è l'anima che parla, non c'è bisogno di verbalizzare nulla, non c'è bisogno di niente, è semplicemente l'energia, la vibrazione che esce e che comunica attraverso anche uno sguardo, un gesto, un sorriso, quello che è. Quindi questa energia sacra del femminile che abbiamo finalmente fatto rientrare dentro il nostro cuore, di quest'altra sacerdotessa del vento bianco, qui trova appunto la libera espressione di sé, di potersi esprimere in maniera amorevole e totale. Perfetto, adesso vi leggo anch'io la descrizione del poema galattico di Argüelles, e recita: il compassionevole, il cane bianco. Io sono il compassionevole, codificato dal cane bianco. 10 è il mio numero completo. Io sono il consolatore senza età, il leale. Amore è la mia legge. Saggio sono io nelle modalità di conoscenza empatica. Dalle mie 2 mani di luce irradio bontà a tutti gli esseri, in tutti i regni. Elevo la mia mano destra, il palmo aperto e libero, nessun segreto in me.
In assenza di paura non c'è nulla da nascondere. Tutto cuore, pazienza e gentilezza. Questa è la più profonda saggezza universale che pervade ogni cosa. Nulla esiste che non sia un'espressione di questo amore, che abbraccia tutto, perché l'amore è manifestazione del potere della compassione. Conoscermi è ricordare che amore è la luce che tiene unito il sogno. Bene, 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 ragazzi e ragazze. Grazie. Grazie a Allora, in tutti. questa onda sapete che abbiamo pure la seconda eclisse, il giorno del Giusto, il mago bianco. giusto, il giorno del mago. Fate questo esercizio, questa onda, provate a ricevere amore, non sempre dare, provate a stare e ricevere. Vediamo se siete in grado di ricevere, che è la cosa più difficile. È la grande sfida. È veramente, sì, è la cosa più difficile quella di stare senza fare nulla, no? Io sto e ricevo. E ricordatevi che non c'è nessuna regola, niente. L'amore non ha regole, Beh, quindi ricevete quell'amore, portatelo dentro di voi, ne parleremo alla prossima onda. Quindi grazie a tutti di averci seguito, grazie grazie, Moonchild per le grazie tue tesoro. spiegazioni, A te, vi vogliamo bene, vi amiamo e lasciate che quel cristallo del vostro cuore possa espandersi. Lo voglio sentire anche da qua, ma lo so che vi sento tutti. E quindi fatemi sentire il vostro cuore, io vi faccio sentire il mio. Ti voglio bene, grazie. ciao Grazie tesoro. Moonchild, grazie, buona serata. A Ciao, te, grazie a tutti. tesoro. Ciao a tutti.